Salve a tutti ragazzi, bentornati. Oggi tanti chilometri insieme di strada e approfittiamo per parlare di Serie A e le partite giocate ieri. Abbiamo visto il Monza, abbiamo analizzato il Torino-Juve. Ieri sera si è giocata Atalanta-Sassuolo. La Dea vuole rimanere lì sopra per tanto tempo, anche dopo le dichiarazioni di Gasperini. Ha detto cercheremo di rimanere lì quanto più possibile. Ben venga una lotta tra Napoli, Atalanta, Udinese, le milanesi, che poi l'Inter che risalirà, il Milan c'è già, la Lazio di Sarri che sta facendo bene. È una Serie A dove in 4 punti ci sono 7 squadre, 7 squadre, sì. È tutto tirato, è appena iniziato il campionato. Anche se stiamo vivendo un campionato di Serie A molto intenso per risultati, scontri diretti e capovolgimenti, e risultati che sembrano scontati invece non lo sono. Troviamo l'Atalanta prima in classifica, una notte da prima in classifica aspettando il Napoli oggi. Comunque, prima di analizzare la partita vi volevo sempre invitare ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, così state aggiornati sui contenuti e ci godiamo tutta la Serie A insieme. Comunque, tornando alla partita, l'Atalanta-Sassuolo è stata secondo me la partita più bella della giornata dopo Empoli-Monza. La più brutta è stata Torino-Juve. Comunque un'Atalanta che detta legge, un'Atalanta che fa gioco, è un'Atalanta che gioca un bel calcio, è un'Atalanta che vende tutti gli anni pezzi da 90 e trova tutti gli anni rimpiazzi da 90. Ieri l'ha decisa Lookman un'altra volta, anche se c'è da dire che il risultato più giusto sarebbe stato 2-2, perché il Sassuolo ha provato a segnare in tutti i modi, non c'è riuscito, ha preso un incrocio dei pali, 3 interventi del portiere dell'Atalanta che hanno tolto il pallone dalla porta. Il calcio è così purtroppo, giochi e non la butti dentro. E l'Atalanta è finito il primo tempo 1-1, credevo che una partita l'Atalanta riesce a pareggiare andando sotto 1-0, riesce a pareggiare prima della fine del primo tempo. Credevo che rientrando comunque la scossa del Sassuolo sarebbe stata diversa. Mi aspettavo un Sassuolo che non commetteva queste disattenzioni. Invece sono bastati 40 secondi del secondo tempo per far sì che l'Atalanta andasse in vantaggio. Poi l'Atalanta, e sia il gioco di Gasperini, comunque è una squadra che quando va sopra è difficile attaccarla. Devi veramente creare intensità e occasioni da gol numerose per poter riuscire a buttarne una dentro, perché tra parate del portiere e tra chiusure difensive come si deve, si compatta tra le linee, si mette molto stretta tra le linee, non ti fa giocare, diventa complicato. Comunque da questa partita c'è qualcosa di buono per il Sassuolo, perché ho visto una squadra emiliana in netta crescita rispetto all'inizio del campionato, che dopo l'uscita dalla Coppa Italia con una squadra di Lega Pro è un inizio campionato abbastanza deludente. Il Sassuolo sta ricominciando a giocare, sta ritrovando ritmo con i nuovi, che comunque sappiamo che Scamacca se n'è andato, Raspadori è andato a Napoli. Comunque il Sassuolo ha fatto un mercato in uscita notevole rispetto all'anno scorso. Ritrovare di nuovo il ritmo, ritrovare di nuovo il feeling dei calciatori, ritrovare un sistema di gioco che sia consono ai nuovi arrivi. Oppure se tu per esempio togli Raspadori e vai a beccare il sostituto naturale, comunque ci sono dei meccanismi che devono succedere, c'è del tempo che ci vuole, non è semplice. E Dionisi per me è un grande allenatore, senza se e senza ma, lo dico proprio schiettamente. Per me Dionisi è un grandissimo allenatore, è di quegli allenatori che non hanno mai chiesto niente, non hanno mai preteso niente, e riesce comunque ogni anno a trovare il sistema di gioco per
i calciatori che hai. Non è che dici io voglio esprimere un 4-3-3, mi serve, che ne so, parliamo di giocatori del passato e non del presente, mi serve, che so, parliamo di giocatori del presente. Allora Dionisi vuole giocare un 4-3-3, dici io voglio Vinicius, Mbappé e come prima punta chi ci mettiamo? Ci mettiamo Haaland, perché io voglio giocare con 4-3-3, e grazie. Vengo pure io con Mbappé, Haaland e Vinicius e vengo a vincere tutti i campionati. I grandi allenatori sono quelli là che con quello che hanno riescono a trarre il massimo possibile. Ecco i grandi allenatori. Se mi domandate a me chi è più forte tra, vogliamo fare il paragone con Allegri, tra Allegri e Dionisi, Dionisi tutta la vita, ma tutta la vita Dionisi. La stessa cosa, Juric Dionisi, è più forte Dionisi. Juric lo stiamo vedendo col Torino. Se non hai calciatori, va bene che ieri al Torino ci mancavano 3 elementi fondamentali, però non gioca. Non gioca come giocava il suo Verona, va bene che saranno sistemi di gioco che ci vuole più tempo per incamerare, però per me Dionisi è una spanna sopra. Io l'ho sempre visto come un grandissimo allenatore e soprattutto una persona educata, mai sopra le righe. Comunque non andiamo oltre, perché l'analisi della partita questa è stata: il Sassuolo meritava il pareggio, ma 2-1 festeggia l'Atalanta da capolista, aspettando il Napoli oggi. Ragazzi, buona Serie A a tutti e restate sintonizzati, perché ci sono tantissime squadre ancora da analizzare e partite da guardare. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!